Il video numero 12 di questa playlist, il mega impianto off-grid LRX, spiega una funzione molto importante, cioè l'utilizzo dei teleruttori per trasformare la corrente in monofase, ma nel contempo utilizzare la corrente proveniente dall'inverter o dalla rete. Una serie di dispositivi che sono i teleruttori e sono pilotati dal dry contact, ok? Quindi attraverso il dry contact noi cosa facciamo? Sentiamo la tensione della batteria e se è troppo bassa in base ai valori impostati da noi, ebbene passiamo a rete. Vi ricordo che la rete arriva su uno dei teleruttori, sull'altro arriva l'inverter, quindi non abbiamo una connessione della rete sull'inverter. Questo favorisce il funzionamento più lineare dell'inverter, evitando quei passaggi che sono spesso nocivi sull'inverter, anche a motivo dei relay che sono contenuti. Qualsiasi inverter sia, questi passaggi con un semplice relay possono creare problematiche. Ecco perché su questo canale ho deciso sempre di far passare le reti, per coloro che ovviamente lo desiderano, all'esterno dall'inverter e quindi andare su teleruttori. Nel contempo riusciamo a fare anche la monofase mettendo una delle due fasi a terra. Va fatto nel modo corretto. Voi sapete che non mi fido degli ATS, anche se ci sono degli ATS professionali, buoni, che potete utilizzare, ma questo dispositivo, questo meccanismo creato da me lo trovo molto più affidabile. Ebbene, dai commenti molti di voi vogliono ulteriori delucidazioni, ovvero Gianni, io non ho capito bene come si connette il dry contact, questo piccolo dispositivo che ha tante funzioni. Ebbene, oggi lo vedremo come funziona un dry contact, come va settato e vedremo anche le connessioni di questo apparato che comprende i due teleruttori guidati dal dry contact e il passaggio manuale nella scelta tra casa spenta, ovvero 0, impianto automatico con i teleruttori, questo non è inverter, questo è impianto automatico attraverso i teleruttori o solo rete. Quindi la scelta di questo deviatore sarà una scelta di automatismo, quindi la funzione dei due teleruttori rete o inverter, quindi con monofase, piuttosto che tutto spento, piuttosto che solamente la rete. Questo perché? Perché quando non siete a casa, e insomma a casa vostra gli addetti ai lavori sul vostro impianto siete di solito voi, perché siete voi gli appassionati in personam singola, e può essere vostro figlio o se vostra moglie è appassionata, se no siete voi. E quando siete via vi chiamano, è andata via la corrente, ora che spiegate cosa fare, fammi sapere, voglio fare una verifica, passa il tempo e per telefono non è possibile. Ecco perché la cosa semplice è dire a vostra moglie gira sul 2, pam, e vai a rete. Forse era più dedicato agli addetti ai lavori, con questo scendiamo ai livelli minimi, quindi anche coloro che non sono competenti, anche quelli che non hanno manualità con l'elettronica, l'elettricità, possono e devono imparare. Quindi fatemi sapere nei commenti se questo video vi è stato utile. Buona visione. Nelle prossime immagini ho aperto un dry contact, ho tolto il suo coperchio e vedete che ci sono le viti di connessione. Ebbene, adesso avvicinerò le due immagini, ovvero questo di fianco alla mia lavagna, per spiegarvi il funzionamento delle connessioni in maniera chiara. Spero che il disegno sia chiaro. Qui vediamo la morsettiera dove dobbiamo attaccare le connessioni. Questo è il display a 3 cifre e questi sono i due pulsanti per il settaggio del nostro dry contact. È un disegno molto semplice, lo vedete qua di fianco, in modo che avete una relazione diretta ed è esattamente la duplicazione in forma grafica di questo che vedete qua. Potremmo ben identificarlo lasciandolo così per farvi capire quello che sto facendo. Allora adesso andiamo a disegnare le connessioni in modo da capire appieno che cosa dobbiamo fare per connettere nel modo corretto il nostro dry contact ai teleruttori. Ebbene, a questo primo polo che identifico qua in mezzo lo chiamiamo
il polo negativo comune, ovvero questo è quello che piloterà i dry contact, ok? Allora, questo polo negativo dovrà essere interfacciato al polo centrale, questo inferiore, che lo chiamiamo COM, perché il dry contact funziona con NC, che è questo, normalmente chiuso, NO, normalmente aperto, sarebbe normally closed, normally open, e in mezzo c'è il COM, cioè il comune, è quello che praticamente farà la funzione di distribuire la chiusura del circuito o qui o qui. Allora cosa succede? Noi per avere questo ground comune, che non è nient'altro che l'alimentazione, questo è il GND, sarebbe l'alimentazione, è quello che trovate anche scritto proprio sul dry contact. Questo è il GND, lo vedete e lo capite anche dal coperchio, ok? In mezzo c'è scritto ground. Ebbene, questo è il polo negativo. Dove va questo? Va alla batteria. Scegliete voi barra equipotenziale o batteria. Io preferisco batteria direttamente sulla batteria, perché se il BMS sgancia non abbiamo più alimentazione, non possiamo più alimentare i dry contact. Invece direttamente sulla batteria è una cosa positiva. Ovviamente interfacceremo mentre andiamo sulla batteria, polo negativo. Allora cambiamo pennarello perché questo non scrive più, lo buttiamo, ecco qua. Allora usiamo questo grosso, forse è troppo grosso, però è anche bello. Allora sul polo negativo della batteria qui dobbiamo interporre ovviamente un fusibile piccolo fuse. Bene, questo fusibile proteggerà che cosa? Questa linea, ovvero tutta l'alimentazione dei teleruttori, e possiamo mettere tranquillamente un 5 ampere, ok? Quindi fusibile da 5 ampere. Perché mettiamo un 5 ampere quando per il dry contact basterebbe anche uno 0,2? Perché questo dovrà pilotare i teleruttori che hanno una botta, le bobine, che è istantanea, quindi abbiamo bisogno di un po' di potenza. Bene, sono contento di aver cambiato il pennarello perché questo scrive nettamente meglio, scusate, ground. Ebbene, gli altri due poli che cosa sono? Questi sono entrambi positivi, però sono positivi diversi, ovvero questo è esattamente l'alimentazione, quindi è il power. Questa è l'alimentazione di che cosa? Del dry contact. Quindi questo serve a far funzionare il relè interno, questo blu che vedete qua. Il relè funziona grazie al power, ok? Mentre quest'altro polo sulla sinistra non è il power, ma è il voltmetro. Quindi questo serve a sapere in che condizione si trova la nostra batteria. Ebbene, questo è connesso sulla batteria per dire al dry contact e far segnare al display, che ne so, 53,2, ok? Mentre questo è esattamente l'energia che serve al dry contact per funzionare. Ora, dato che entrambi, questo per funzionare e questo per misurare, sono sul polo positivo, che cosa si fa? Si mette in congiunzione sia questo che questo. Quindi è un unico polo positivo prelevato dalla batteria. Sulle connessioni avrà la doppia funzione di far funzionare il dry contact e di rilevare la tensione delle batterie. Adesso passiamo al pilotaggio. Che cosa ci attacchiamo qui? Perché la corrente deve passare da qui a qua e da qua deve pilotare questi. Quindi è sempre il polo negativo, chiamiamolo COM-, ok? Che deve pilotare i due teleruttori. Ebbene ragazzi, il ground, cioè il negativo, lo dobbiamo sommare, quindi facciamo una connessione tra questi due punti per dare il negativo al nostro dry contact. Dry contact significa contatto secco, se vogliamo comprarlo in italiano dobbiamo chiedere un contatto secco, ovvero qua non c'è tensione, non c'è niente, gliela dobbiamo dare.
Questo negativo glielo diamo a cosa? Al punto comune. Dopodiché, in funzione dei settaggi, in funzione di ciò che vedremo sul display, lui, questo comune, dirà vado di qua o vado di là, ovvero do il negativo di qua o do il negativo di qua. Quindi attenzione, noi stiamo pilotando il negativo. Una volta che usciamo con il polo negativo di qua e il polo negativo di qua, noi abbiamo due negativi che sono come funzionamento contrapposti, cioè quando la tensione è, ipotizziamo, 48 volt, io decido di andare su NC, pam, abbiamo il negativo su NC. Quando la tensione è, ipotizziamo, 52, io decido di andare su NO, quindi il negativo andrà su NO. Che cosa attacchiamo a NO e a NC? Ebbene, ci attacchiamo il teleruttore numero 1 e il teleruttore numero 2. Che cosa? Esattamente il polo negativo. Adesso farò il disegno dei teleruttori per farvi capire la connessione. Ebbene, ho allungato un attimo i cavi, diciamo, per farvi vedere più chiaramente i due teleruttori. Ok, chiamiamolo teleruttore inverter, che sono esattamente la disposizione che ho dato nel video numero 14. Inverter e rete, ok? Ebbene, questi sono i due teleruttori. Come potete ben vedere, noi usciamo dal normalmente chiuso e dal normalmente aperto e andiamo a pilotare ognuno un teleruttore. Vedete? Questo piloterà quello della rete e l'altro piloterà quello dell'inverter. Che cosa sarà? Quale sarà il polo che piloterà? Il polo negativo. E il positivo come lo connettiamo? Ebbene, il positivo lo pigliamo dalla fonte comune, ovvero dalla batteria. Qui abbiamo la batteria, questo è il polo positivo. Vi ricordate che col positivo andiamo ad alimentare il power, cioè il dry contact. Nel contempo si alimenta anche il volmetro, che è questo lato. Ecco che togliamo quindi questa connessione perché è già parallela, ok? A questo punto noi alimentiamo tutto e dobbiamo mandare il positivo in comune anche ai teleruttori, quindi qui e qui. Ecco che allora in sintesi cosa vediamo? La batteria col polo positivo alimenta il dry contact e alimenta il polo positivo delle bobine, mentre non c'è corrente, non funziona niente, ma sarà il dry contact che sceglierà se far andare la rete o se far andare l'inverter. Questo è il funzionamento del dry contact. Attenzione, sulle bobine ci sono tanti contatti che sono esattamente gli arrivi dell'inverter, gli arrivi della rete e le uscite dell'inverter, le uscite della rete che non saranno identificate qui perché sono ben chiarite sul video numero 14, ma noi dobbiamo connettere il positivo e il negativo esattamente sulle rispettive bobine, non sulle uscite. Se guardiamo scusate che metto fuoco, se guardiamo un teleruttore, questi sono gli ingressi, ok? Gli ingressi, questa è la sezione delle uscite e poi sotto abbiamo le bobine. Allora è proprio qui, vedete queste due viti qua, che vanno connesse così, vedete? Il negativo e il positivo. Ora, finché non avrà il suo negativo, questa bobina non chiuderà. E quando il dry contact invertirà, che cosa succederà? Che si chiuderà quest'altra. Quindi non ci sarà mai una contemporanea, proprio perché qua in mezzo, l'avete visto nel video numero 14, c'è un blocco meccanico, ovvero un interruttore non potrà, vedete qua che si chiude e qua si chiude, si possono chiudere entrambi, ma non se ci sarà posizionato un blocco meccanico. Per i più pignoli si può anche mettere un blocco elettrico, ma io lo trovo aggiuntivo, quindi ho deciso solo per il blocco meccanico. Quando noi schiacciamo questo, cioè quando la bobina si è attivata, questo non andrà giù, non potrà andare giù, perché è bloccato meccanicamente. Quando si toglierà l'alimentazione a questa bobina e il dry contact la darà a questa, scenderà. Ma non potrà mai succedere che entrambi partiranno, ovvero chiuderanno il circuito insieme.
Ok, questa è esattamente la connessione del dry contact, reparto alimentazione e verifica della tensione. Qua ci sono i settaggi, queste sono le uscite che vanno ad alimentare i teleruttori. Spero ragazzi di essere stato chiaro come si connette un dry contact ai teleruttori. Vi invito anche a guardare ovviamente il numero 12 di questa playlist, che è il video che descrive invece tutto il meccanismo, compreso i settaggi. Non vogliamo adesso ripeterci nei video, anche se ogni tanto fa piacere andare a rivedere nozioni già spiegate. Adesso passiamo all'altra fase, cioè col nostro deviatore. Che cosa facciamo? Deviamo, scegliamo. L'ho detto prima, attenzione a una cosa importante, 1 e 2 non è inverter o rete, è automatismo, cioè tutto funziona in automatico, quindi è lui che sceglie l'automatismo in base al dry contact, sceglie se inverter o rete. 1, 0, tutto spento, 2, rete. Cioè diciamo, metti su 2, poi quando arrivo vedo io, risolvo io. Ebbene, abbiamo la casa alimentata. Ritorniamo sulla lavagna, cancello quanto è stato fatto fino a questo momento, tanto ce l'avete nel video, e passiamo al deviatore. Ecco ragazzi, ho realizzato uno schema spero semplice e adesso ve lo spiegherò in tutti i dettagli, approfittando ovviamente anche della vostra sempre ad alto livello pazienza. Ebbene ragazzi, qui ho disegnato il nostro deviatore, ve lo faccio vedere anche qui, è questo praticamente 0, 1 e 2, ho già detto, l'avete capito, 1 uguale automatismo, 0 è la casa, quindi niente, da 1 vado a 0 quando scelgo 1 e quindi alimento la casa, oppure da 2, cioè dalla rete, vado verso casa, ok? Questo potete sceglierlo di qualsiasi tipologia, ci sono quelli bellissimi, firmati, costosissimi, eccetera. Io cerco sempre di far risparmiare gli amici del canale con prodotti affidabili, ma attenzione, deve essere condizionato dalle portate, ovvero se avete un inverter da 3 kW è una cosa, se avete l'8 kW della Mani o il 12 kW della Victron deve essere ovviamente dosato. Anche i teleruttori, attenzione, gli ampere devono essere calcolati sulla portata del vostro inverter. Detto questo, avete scelto il deviatore che volete voi. A questo punto cosa facciamo? Vi voglio spiegare questa fase per prima, spostando la telecamera in modo da centrare anche i punti disegnati. Eccoli qua. Allora, nel primo teleruttore abbiamo l'ingresso dell'inverter. Questa è una bifase. Questa è al punto 2, è la seconda bifase. Vi invito a guardare sempre il video numero 12 di questa playlist, ragazzi, dove c'è tutti i dettagli dal vivo degli apparati, dell'installazione, eccetera. Allora, qui abbiamo l'ingresso delle due bifasi e questa è la terra che entra qua, nel punto numero 3. Vi ricordo che la terra non va mai sezionata, quindi la terra che c'è qua l'avete anche in tutta la casa, ovvero c'è una palina, l'unica palina della casa, avete connesso tutte le terre e una di queste arriva qua opportunamente dimensionata, quindi un cavo da 6 mm quadri o anche 10. A questo punto c'è il secondo teleruttore, qui cosa attacchiamo? La rete, quindi qua entriamo con la fase e col neutro. Che cosa mettiamo nel terzo contatto? Niente, ho scritto 0 per dire niente, non mettiamo la terra, qui non c'è niente. E anche in uscita, lo vedete, non c'è nulla. Ora, torniamo al teleruttore dell'inverter. Questa è una delle bifasi che è connessa in parallelo alla fase della casa e va verso l'automatismo. Questo è l'altra bifase che uscendo diventa neutro. Perché? Perché la terra in uscita viene connessa con un ponticello direttamente su una delle bifasi. A questo punto, portando una delle bifasi a terra, diventa neutro. Diventando neutro e quindi 0 volt, questa la connettiamo in parallelo al neutro della rete. Quindi in uscita dai teleruttori noi abbiamo i cavi che sono connessi in parallelo, fase creata con fase naturale della rete rispetto a neutro creato e neutro naturale della rete. Vedete, sono questi due in parallelo
e questi due in parallelo. Quindi qui abbiamo, ve lo voglio segnare qua, la cosiddetta fase e qui abbiamo il neutro. Bene, adesso una domanda che alcuni di voi potrebbero fare è: ma quindi abbiamo connesso in parallelo l'inverter con la rete? Assolutamente no, perché quando funziona questo non funziona questo, quindi ciò che entra dalla rete non uscirà, ciò che entra dall'inverter uscirà, quindi alla fine è un finto parallelo, sono in parallelo solo i cavi. L'abbiamo detto diverse volte, i nostri blocchi, il blocco meccanico che c'è qua non consente di poter attivare due teleruttori contemporaneamente, come in questo caso, che sono sganciati. No, o va uno o va l'altro. Ecco che ci sarà o la rete passante e quindi qua tutto interrotto, o l'inverter passante e qua tutto interrotto. Bene, detto questo, abbiamo una sola uscita automatica, ecco perché l'ho chiamato automatismo, che va verso che cosa? La casa? No, torniamo in auge qui con le immagini, va verso il deviatore, ovvero nell'ingresso numero 1. Io ho stabilito 1, ovviamente potete fare ciò che volete. Qui entra l'automatico. Quando abbiamo deviato su 1, questo 1 dirotta alla casa, cioè noi stiamo alimentando la casa e qui ovviamente c'è il nostro magnetotermico, il nostro differenziale, il salvavita, quello che volete, chiamatelo come volete voi, ok? Differenziale, questa volta il differenziale funzionerà perché qui ci arriva una monofase, ok? Che sia dalla rete o che sia dall'inverter, questo differenziale magnetotermico salvavita funzionerà. Abbiamo scelto l'automatismo, non abbiamo scelto l'inverter, attenzione, questo è l'inverter, questa è la rete, insieme fanno l'automatismo che va al numero 1. Detto questo ragazzi, e spero di essere stato chiaro, a questo punto noi diciamo voglio spegnere tutto l'impianto, non l'impianto quanto l'uscita, per fare manutenzione. Bene, mettiamo su 0. Quando noi posizioniamo qua su 0 abbiamo interrotto. Perché abbiamo interrotto? Perché qua ci sono i cavi della casa. Se noi alimentiamo la casa con se stessa gli stiamo dando niente, no? Non abbiamo scelto questo o questo, ok? Quindi l'impianto è spento. Adesso guardiamo il punto 2 nel deviatore, scegliamo il numero 2, ovvero dopo dovrò lavarmi le mani. Qui praticamente stiamo deviando, però voglio spiegarvelo. Qui vi chiama la moglie o il figlio, coloro che non hanno fatto l'impianto, e vi dice qua non funziona più niente, che faccio? Non preoccuparti, allora l'impianto era in automatico, gli dite alla moglie o al figlio, fai 0 e poi fai 2, tac, istantaneamente la casa riparte. Perché? Perché sul numero 2, quando posizioniamo sul numero 2, ebbene qui abbiamo agganciato la rete. La rete sta alimentando la casa, ovvero da qui va verso casa, verso il differenziale e tutto funziona. Il punto che non vi ho spiegato nel disegno, ma ve lo voglio spiegare adesso, è ok, questo è tutto automatico, qui mettiamo la rete, qua mettiamo l'inverter, qui esce, va l'automatismo entra nell'1, alimenta la casa, ma il 2 dove la pigliamo la rete? Bene ragazzi, la rete la pigliamo esattamente in parallelo dalla rete. La rete qua arriva per un semplice parallelo con la rete. Quando allacciamo dal contatore, ok? Quindi vi faccio anche questo disegno. Qui c'è il contatore, e gli abbiamo messo la fase, gli abbiamo messo il neutro, ok? Dal contatore andiamo verso il teleruttore, vedete? Contatore, fase, questo, contatore neutro, abbiamo alimentato questo. Nel contempo, in parallelo, fisso, alimentiamo il numero 2. Ok? Adesso vi spiego il perché. Ipotizziamo che siamo sulla posizione numero 1, ok? Siamo sulla posizione numero 1, quindi sta andando che cosa? L'automatismo. Quindi il contatore sta mandando la corrente qua, su questo teleruttore, e qua, perché sono in parallelo, l'avete visto, ok? Ora, non siamo sul numero 2, quindi è impossibile
che questo vada verso casa, ma questo potrebbe andare verso l'automatismo. No, perché il dry contact ci ha detto sta funzionando l'inverter. Ok, batterie cariche, tutto funziona regolare, quindi la corrente arriva da qua e va verso l'automatismo, ovvero di qua entra questo, entra di qua e va verso casa. A questo punto cosa succede? Le batterie si scaricano e il nostro dry contact inverte il funzionamento dei due teleruttori spostando l'uscita da qua a qua, cioè alla rete, ok? Qui non abbiamo toccato niente, è tutto automatico, quindi non abbiamo più l'alimentazione dell'inverter, ma ce l'abbiamo dalla rete. Ora, arriva qualcosa dall'inverter? No, lo ripeto per quelli che non hanno ancora capito benissimo, esce dalla rete, solo dalla rete, va ancora di qua verso l'automatismo, cioè qua, e va verso la casa. Sta andando qualcosa da qui? No, ma tanto è connesso in parallelo, quindi è come se lo fosse, ma è solo la rotazione della rete. Quindi è solo la rete che sta andando di qua, passando dall'automatismo, ma non da qua. Ok? A questo punto la soluzione numero 3, noi diciamo si è spento qualcosa, non funziona l'impianto, mettiamo sul 2. Benissimo, abbiamo messo sul 2. Quando facciamo tac e mettiamo sul 2, noi stiamo alimentando la casa con la rete, ovvero qua, dal monte dei teleruttori, dove c'è l'entrata del contatore, stiamo alimentando la casa. Ma Gianni, non c'è il rischio che da qui mi fa un cortocircuito? No, perché non c'è l'1. Questo, l'automatismo, è esattamente l'1. L'1 è sganciato. Quindi tutto ciò che avviene qua dentro verso questa direzione, ovvero questa, è interrotto qua, è interrotto. Se l'inverter qui volesse far passare corrente, ipotizziamo che un vandalo dice adesso io faccio passare la corrente qua, non ci arriva comunque qui perché non c'è attaccato l'1, c'è attaccata solo la rete. Quindi in questo modo col blocco meccanico passa una sola di queste correnti nella direzione degli automatismi e viene bloccato. Manualmente scegliamo il parallelo sulla rete e la casa sarà sempre alimentata, in questo caso dalla rete. Quando la lancetta è di qua è alimentato dagli automatismi. Ok? Quindi è molto semplice ragazzi, qua si va sul parallelo della rete rispetto al contatore. Torniamo adesso sulla scrivania per le conclusioni. E le conclusioni ragazzi sono che sono stanco, parlo da sempre, mamma mia, anni e anni di dialogo, però sempre piacevole, l'energia alternativa mi piace veramente tantissimo. In questo modo ragazzi abbiamo risolto un problema, quello di chi non è competente a casa nostra e si trova in panne, si trova con tutto spento, ci chiama, cosa fare? Ebbene gli diciamo gira su 2, poi quando arrivo io si risolve tutto. Perché il bello degli impianti fotovoltaici alternativi è che ci deve essere sempre un'emergenza, rimanere in panne poi può anche scoraggiare coloro che invece sono i nostri familiari, i nostri sostenitori del nostro impianto. Ragazzi, avete visto dietro un video YouTube c'è tanto impegno, tanta riflessione, analisi delle cose. Ecco perché la vostra gratitudine è sempre commisurata alla vostra iscrizione che io costantemente chiedo. So che siete grati e lo sono anch'io verso di voi perché mi state sostenendo in tutti i modi. A breve ci sarà anche un bellissimo webinar collettivo. E ragazzi vi invito quindi a iscrivervi al webinar, al canale, a sostenermi e andiamo avanti così perché stiamo facendo un gran bel lavoro. Al prossimo video, ciao a tutti.